Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. La puntata di oggi sarà una breve e facile lezione di grammatica. Oggi parleremo di connettivi logici. Ovviamente vi starete già chiedendo che cosa sono questi connettivi logici. Facile, ve lo spiego subito. Sono delle semplici congiunzioni che servono ad unire frasi e periodi. Ci aiutano ad articolare i nostri pensieri in maniera più lineare e logica. Sentirete ben 11 connettivi logici, i più utilizzati, i più popolari e quelli base, che dovremmo conoscere nel momento in cui si studia l'italiano. Tutti questi connettivi e i relativi esempi che sentirete li potete trovare trascritti nella descrizione di questo episodio. Le congiunzioni di cui parleremo oggi sono e, o, ma, prima, dopo, cioè, infatti, perché, quindi, perciò, se. Queste sono tutte congiunzioni oppure connettivi logici che ci aiutano a formare delle frasi di senso compiuto e che possiamo utilizzare per esprimere alcuni significati un po' più precisi. Iniziamo con la prima congiunzione, che è la congiunzione e. E ha una funzione aggiuntiva. Ad esempio, sono andato al mare e ho fatto il bagno. Sono andato al mare e ho fatto il bagno sono due frasi principali che possono stare da sole, però sono unite dalla congiunzione e, che è una congiunzione coordinante, appunto perché queste due frasi sono frasi indipendenti che possono stare benissimo da sole. Però, in questo caso, le uniamo tramite la e, che ha una funzione aggiuntiva. Perciò noi, con la e, continuiamo ad aggiungere informazioni. Vediamo la congiunzione o, che invece ha una funzione disgiuntiva, vale a dire una funzione contraria a quella aggiuntiva, perché quando si tratta di dover fare una scelta, solitamente divide. Per esempio, non so se leggere il libro o guardare il film. Queste due azioni, leggere il libro e guardare il film, non possono avvenire insieme. Si deve scegliere: o guardo il film o leggo il libro. Poi abbiamo ma, che ha una funzione di opposizione. L'informazione introdotta dal ma si pone in opposizione all'informazione espressa nella frase principale. Per esempio, l'ho chiamata più volte, ma non mi ha risposto. Ma non mi ha risposto è un'informazione che si contrappone all'azione di aver chiamato più volte. Quindi, io l'ho chiamata più volte, ma non mi ha risposto.
Vediamo adesso due avverbi temporali, che sono prima e dopo, che però in questo caso diventano delle congiunzioni temporali, proprio perché uniscono due frasi. Vediamo gli esempi. Sono arrivata a scuola prima di te. Tu sei arrivato a scuola dopo di me. Qui prima e dopo sono seguiti dalla proposizione di e poi un pronome. Non c'è un verbo in questa seconda parte della frase. L'azione è sottintesa. In ogni caso, prima e dopo sono due congiunzioni temporali che ci aiutano ad esprimere o ad introdurre un'azione che avviene prima o che avviene dopo un'altra azione. Vediamo adesso cioè. Cioè è una congiunzione esplicativa, cioè introduce sempre una spiegazione di quello che si è appena detto. Per esempio, il film esce nelle sale questo fine settimana, cioè tra 2 giorni. Cioè introduce la spiegazione. Questo fine settimana sarà effettivamente tra 2 giorni. Quindi, cioè, serve a introdurre una spiegazione ed è una parola molto utile. Una congiunzione molto utile quando, per esempio, non sapete bene come esprimere qualcosa e cercate di dirlo a parole vostre. Se voi dite cioè, la persona che vi ascolta capisce immediatamente che voi state cercando di spiegare qualcosa o spiegare un vostro pensiero. Un'altra congiunzione esplicativa è infatti. Infatti serve ad introdurre una spiegazione, una conferma, oppure una giustificazione a ciò che si è precedentemente detto. Vediamo un esempio. Marta ha organizzato una festa per pochi intimi. Infatti ci sono solo gli amici più stretti. Infatti, in questa frase, va a spiegare, a confermare l'informazione che si è detta nella frase principale. Dà un'ulteriore conferma di quello che si è detto prima. Vediamo adesso perché. Perché è una congiunzione causale. Introduce quindi una causa. Esempio: ho rimandato la mia presentazione perché mi è andata via la voce. Mi è andata via la voce è il motivo per cui io ho rimandato la presentazione. Quindi il fatto di non aver più voce è la causa per aver rimandato la mia presentazione. Il perché, seguito da un tempo del modo indicativo, introduce una causa. Vediamo adesso due congiunzioni conclusive, quindi e perciò. Entrambe introducono delle conseguenze all'azione principale. Vediamo degli esempi.
La mia amica è dovuta partire all'improvviso, quindi il nostro incontro è saltato. Quindi introduce la conseguenza dell'azione precedente. La mia amica è partita e quindi l'incontro è saltato. Questa è la conseguenza della partenza improvvisa della mia amica. Facciamo ora l'esempio con perciò. Sara ha litigato con Luca, perciò non andrà alla festa. Anche qui, perciò, introduce la conseguenza dell'azione precedente. Siccome Sara e Luca hanno litigato, Sara non andrà alla festa di Luca. Perciò significa per tale motivo. Introduce una conseguenza. Detto ciò, quindi e perciò hanno un valore conclusivo. Vediamo l'ultima congiunzione, che è se. Se ha un valore ipotetico e in questo caso, nell'esempio che vi faccio io, lo utilizziamo per una frase al presente, quindi per una frase ipotetica di primo grado. Esempio: devo fare le valigie se domani andiamo in montagna. Questo è un periodo ipotetico di primo grado. Una frase ipotetica di primo grado, semplicissima, perché entrambi i verbi di questa frase sono al presente indicativo. Il se serve per introdurre un'ipotesi. Questi sono gli 11 connettivi logici che sono molto utili per parlare. Vi consiglio di memorizzarli perché sono i connettivi base che dovremmo sapere ed utilizzare per costruire delle frasi leggermente più complesse e per cominciare ad avanzare nella lingua. Ovviamente ne esistono altri di connettivi, un po' più complessi, che richiedono anche l'uso di altri modi verbali. Però, per il momento, ci concentriamo su questi. Io vi ringrazio per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Vi ricordo come sempre che se mi state ascoltando tramite Apple Podcast, potete lasciarmi una recensione e una valutazione. Sono sempre ben accette. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.